Credo che normale. spenderemo sempre più soldi per creare contenuti di valore, perché è doveroso, al di là di tutto, veramente, al di là del discorso commerciale, economico e poi anche divertente e anche sfidante. Io lo dico con molta preoccupazione, nel senso che far arrivare le persone, diciamo, su un sito tutto sommato per me non è stato così difficile. Poi fare in modo che queste persone possano avere un'esperienza, che hanno voglia di girare agli altri, ma non che devono girarla perché devi fare il referral, perché lo dice il signor Google. Quando qualcuno gira agli altri spontaneamente un contenuto, vuol dire che tu veramente hai creato un valore aggiunto al mondo. Deodato, bentornato. L'ultima volta eravamo in macchina a bordo di una Tesla, adesso siamo in Sardegna però dai, almeno quello. È vero, è vero. Faceva più caldo però mi sembra in macchina, oggi c'è il maestrale. Fa un po' Ieri freddo. era una bellissima giornata e siamo stati al mare. Oggi abbiamo portato il vento. Hai visto? Colpa mia. Esatto. Come stai innanzitutto? Bene, dai, tutto a posto. Cosa stai facendo di bello? Come va questo periodo? Ma quest'anno del 2020, il lockdown, che ti devo dire, è stato per me un anno comunque positivo, anche se l'apprensione per la salute pubblica, per noi tutti, per i miei genitori, per chiunque è sempre molto alta. Però al netto di questo problema piuttosto grave, diciamo, e dal punto di vista delle cose che abbiamo fatto è stato un anno veramente strepitoso, è stato un anno di piccola crescita nonostante il problema del Covid, parlo delle gallerie in questo momento. Quindi sei l'unico che sta andando contro tutte le statistiche dal report di Art Basel, Noi eravamo l'OBS, abituati a quello tassi di dell'ANMAC. crescita, eravamo abituati a tassi di crescita molto alti, quest'anno siamo cresciuti meno, però comunque siamo cresciuti. In un momento in cui tutti gli altri sono in calo, oltre il 45% dichiarano sul fatturato netto. Sì. Beh, però ci sono dei motivi, non è un caso, abbiamo lavorato. E dici questi segreti? Ti possono dire il segreto di Donato? I segreti sono le cose che ho sempre detto negli ultimi, che abbiamo detto anche durante la Tesla, è vero. Tesla, che dico da 5 anni, cioè nel senso che tu alla gente devi permettere di capire cosa sta accadendo, devi consentire che loro si facciano un'idea di quello che è la tua offerta ben prima che arrivino da te. Io dico sempre, se il tuo cliente ti vuole incontrare fisicamente prima di averti mandato un bonifico, lo dicevo con te alla Bocconi qualche anno fa, io dicevamo agli studenti, se il cliente ti vuole vedere prima di averti fatto un bonifico, chiediti cosa è sbagliato nel marketing. Ma io non lo dicevo prima del Covid, adesso questa roba del Covid è una figata, perché praticamente uno sta a casa e non ha molti strumenti di poter incontrare l'arte se non pochi operatori. Noi siamo tra questi, assolutamente non gli unici, assolutamente, anzi la strada che devo percorrere è ancora molto lunga per certi versi. Però sicuramente l'utilizzo del digitale, al di là della vendita to cure, che comunque ha il suo valore e peso, quindi vendita diretta nel senso transazione con la carta di credito, vedo, compro subito, ma in realtà è, come dicevi bene, un funnel, un percorso che inizia con la conoscenza, quindi il collezionista si informa, vede le offerte, capisce che cosa si può fare fino a poi arrivare fondamentalmente all'acquisto, che può verificarsi in galleria fisicamente o telefonicamente. Sì, ma comunque l'acquisto o la vendita sono uno stadio altro rispetto a quello che è la conoscenza. Io dico, il digitale, che oggi fa anche senso parlare di digitale, anche perché che cos'è che non è digitale? Cioè, ecco, qualcuno si deve porre il problema. L'arte, lo possiamo dire in qualche modo. Quindi però diciamo, il digitale ha a che fare con la conoscenza, con l'informazione. Noi, chi produce arte e chi movimenta arte, non si scordi, anzi ve lo dico io perché tante volte non è chiaro, sta creando informazione, cioè l'opera d'arte è informazione. È comunicazione sicuramente, è espressione. È informazione, poi l'informazione può essere comunicazione, può essere tante altre cose. Quindi l'informazione trova la sua culla naturale nel digitale. Questo l'hanno capito le banche nel 1997 quando hanno creato, e io ero lì a vendergli i primi web corporate banking, l'hanno capito i giornalisti, l'hanno capito le televisioni e lo sta capendo l'arte un pochino più lenta, l'ha capito chi vende viaggi. L'arte è arrivata un po' dopo, però fondamentalmente è conoscenza e la conoscenza nel digitale si trova il suo ambiente naturale. Poi dopo, quando uno conosce, eventualmente può anche decidere di acquistare, di vendere, di fare, ma questo arriva dopo la conoscenza. Ecco, noi abbiamo sempre lavorato finché la conoscenza non richiedesse la presenza fisica. Poi la vendita forse sì, forse no, ma chi se ne frega, la vendita arriva
se deve arrivare arriva, se non arriva va bene anche così. Dopo questo ragionamento sull'informazione, sulla visione, proprio l'altro giorno riguardavo, ieri, dove mi è capitato di nuovo in mano il tuo libro, alla 3ª riedizione, fantastico. Tu sei anche teologo, di questo l'altra volta ne avevamo parlato poco. È vero. Quanto incide la visione di questo percorso che adesso ha più senso dopo quello anche che stavi sostenendo, applicata poi comunque al tuo lavoro, a quello che poi hai fatto dopo, all'ingegneria, comunque alla programmazione? Ma no, la teologia è un'altra cosa rispetto al marketing. Diciamo che il mio percorso teologico nasce dal capire meglio l'ambiente che mi circonda, cioè da capire meglio alcuni aspetti grotteschi della nostra esistenza. Cioè mi sono trovato ad andare a comunioni, battesimi, matrimoni e ahimè anche funerali dove la forma era più importante della sostanza. E dicevo, ma perché sta succedendo tutto questo? Quindi ho studiato la teologia non per capire Dio, ma per capire i miei fratelli, per capire sostanzialmente per capire mia mamma, per capire mio padre, per capire i miei parenti o anche gli estranei, come mai avevano questa diatriba tra so che Dio esiste, o meglio penso che Dio esiste, ma nel frattempo sono sempre perennemente incazzato con tutti. Cioè, fisicamente fai pace col cervello, o pensi che Dio esiste o non esiste, ma va bene entrambe le situazioni, ma prendi una cavola di decisione, no? Ma no, ma qua là. Allora poi usciva il Codice da Vinci di Dan Brown in quegli anni che diceva che era tutta colpa di Costantino. Mi sembrava un po' una semplificazione e ho dedicato 10 anni per vedere se Dan Brown aveva torto o c'aveva ragione o no? No, c'aveva torto. La storia è molto più complessa, molto più complessa, fatta di belli e di brutti momenti, fatta di cose interessanti e cose pessime, come tutto, anche internet, no? Cioè, c'è gente che augura la morte agli altri su Facebook e parallelamente su Facebook ti può illuminare d'immenso o trovare addirittura la donna della tua vita o l'uomo della tua vita. Quindi una nuova socialità, è tutto sempre molto più complesso di così. Detto questo, quando passi 10 anni a studiare come una singola parola può effettivamente cambiare il destino di intere popolazioni, perché loro lo scelgano, non perché effettivamente c'è l'orco che li obblighi, perché poi nessuno obbliga a fare niente a nessuno. Se questo è un uomo di Primo Levi, credo che ci ha insegnato tanto da questo punto di vista. Quindi diciamo, quando tu passi 10 anni a studiare le parole fino a quel livello, diventi diciamo, quello che è successo a me, sono un po' più aperto nell'accettare l'opinione degli altri, anche se a volte sono un po' graffiante lievemente anche se un po' graffiante, ma poi nel mio cuore penso che ognuno è giusto che faccia e dica quello che assolutamente ha voglia di fare e dire, magari con un po' di rispetto per gli altri, ecco, non augurando la morte a nessuno. Torniamo ad argomenti più legati all'arte in questo momento. Ci eravamo lasciati, tu sei stato uno dei primi, ricordando anche la chiacchierata in Tesla, poi sotto c'è il link dove si può trovare il dettaglio del Talks, in cui si parlava appunto, tu sei stato uno dei primi a utilizzare tecniche come la SEO, quindi la Search Engine Optimization, il posizionamento nei motori di ricerca, l'advertising anche a pagamento, per far sì che le persone interessate a un determinato artista o un'opera in qualche modo finissero poi nel tuo sito e avessero delle informazioni utili per loro, fino alla vendita, è quasi una conseguenza poi a quell'informazione. Oggi che succede? Dopo tutti questi anni, parlavamo del 2000, quando è che avevi iniziato? Il lavoro più grosso è iniziato nel 2010. 10 anni? Sì, 10 anni. Oggi credo che bisogna lavorare molto sui contenuti, Andrea, e tu lo so perché lo stai facendo anche te, nel senso che tu, mi ricordo quando c'era Skype, correva l'anno, non so, mi ricordo 96, 97, 95, 98, 97, 98 e c'era Guzzanti, mi sembra che a un certo punto faceva uno sketch dicendo allora mettiamo i ponti, le telecomunicazioni con l'Africa, allora l'aborigeno sta per arrivare di fronte a Skype, allora siamo lì anche noi, i riflettori, tutto pronto, ecco, vediamo l'aborigeno che arriva su Skype, si accende, aborigeno ti vedo, sì tu vedi me, ma aborigeno, ma mo che se vediamo, ma che se dobbiamo dire? Cioè, allora ok, va bene incontrarsi, no, giusto, però poi a un certo punto bisogna anche creare dei contenuti tale per cui l'incontro abbia senso. No, ti ricordi magari qualche appuntamento che hai fatto con qualche ragazza, no? Finalmente esco a cena, ma mo che cosa gli devo dire a sta ragazza? Più che mai è come se in qualche modo, anche quello che è successo durante il coronavirus, la mole di consulta di dirette, di contenuti, era un fattore talmente straordinario, sociale, ai tempi del lockdown,
Oggi tutti quanti dicono, va bene, ok, sono le 18, accendo la televisione, non vado più sui social, o inizia a selezionare chi è che dà contenuto vero. E allora è una legge della natura, ossia che attendere il contenuto più valido sarà quello che è più visualizzato, perché ovviamente se c'è una massa di persone che fanno questo... Credo che spenderemo sempre più soldi per creare contenuti di valore, perché è doveroso, al di là di tutto, veramente, al di là del discorso commerciale, economico, e poi anche divertente e anche sfidante. Io lo dico con molta preoccupazione, nel senso che far arrivare le persone diciamo su un sito, tutto sommato per me non è stato così difficile. Poi fare in modo che queste persone possano avere un'esperienza, che hanno voglia di girare agli altri, ma non che devono girarla perché devi fare il referral, perché lo dice il signor Google. Quando qualcuno gira agli altri spontaneamente un contenuto, vuol dire che tu veramente hai creato un valore aggiunto al mondo, cioè hai fatto veramente qualcosa per cui valeva la pena vivere. Poi è certo che se questo diventa anche una transazione economica, ti puoi permettere di prendere 2 persone in più e fare un contenuto ancora più bello. Assolutamente sì. Io credo che sia la nostra veramente missione spirituale fare degli ottimi contenuti. Torniamo a noi, cosa è successo in questi mesi? Digitale, cosa hai notato, cosa pensi, cosa è successo? Ma in questi mesi c'è una cosa incredibile, che tu penso che tu hai subito, da buon furbetto e intelligente, e ti ringrazio che della tua furbizia e della tua intelligenza hai colto subito. Quest'anno fondamentalmente noi io già stavo investendo in sperimentazioni tecnologiche già dal 2019, avevamo fatto già una startup, avevamo già provato la realtà aumentata, avevamo provato la robotica, abbiamo fatto dei componenti che abbiamo lì pronti per essere utilizzati, ma quest'anno abbiamo dato fondo a tutto quello che potevamo dare in termini di investimenti, abbiamo investito sulla realtà virtuale creando una nuova piattaforma. Questo l'ho fatto io proprio a livello personale con la società di informatica, qui la galleria c'entra poco. Dalla galleria abbiamo preso alcune esperienze sostanzialmente, però in verità è un'altra storia questa, che mi fa tornare finalmente a essere anche un informatico a tutti gli effetti. Quindi abbiamo creato Liu.city, che è una piattaforma, un social sostanzialmente, che permette la creazione di una fiera d'arte o di un museo, di una visita museale o di una visita in galleria, e che permette di creare una realtà virtuale visibile con un televisore, con un cellulare, con l'Oculus, con gli occhialini, in maniera facile, tanto quanto è facile creare un sito web con WordPress, cioè tutti potranno farlo, e tutta questa cosa la faremo gratis. Io sto investendo un sacco di soldi per fare qualcosa che sia gratis per tutti. Quindi la possibilità per i professionisti del settore, siano essi istituzionali o in qualche modo poi anche più avanti, artisti, curatori o chi avrà bisogno di creare un ambiente virtuale in cui sarà possibile caricare le proprie opere e avere un ambiente in cui esporre, quindi si solleveranno le pareti, le opere ben esposte con l'illuminazione, e la possibilità soprattutto di poter interagire con le opere, quindi il pubblico entrare in queste sale, fare la visita guidata in base... Guarda, il percorso è molto facile, è talmente incredibile che devo dirlo, perché sennò uno non se lo riesce neanche ad immaginare. A livello 2D tiro le pareti come si fa con i Lego, disegno, qui ci metto una parete, qua ci metto un angolo, qua faccio un corridoio, qui metto un anfiteatro, qui metto una biglietteria piuttosto che una pianta proprio. Sì, una pianta 2D. Ok, pigio un tasto, scelgo il tipo di capannone che voglio, scelgo se sono a Miami, quindi tutta l'ambientazione circostante, oppure se sono a New York, oppure se sono a Roma con i fori imperiali. Pigio un tasto e le pareti vengono su, sono pareti vuote. Poi con un drag and drop ho preventivamente caricato le immagini delle opere d'arte, con un drag and drop le metto nelle pareti. Quindi le sposti direttamente a video, tac, tac, tac. Esattamente, scelgo delle cornici su un set di cornici date, più barocche o più semplici. Sono molto le cornici? Come costano? No, tutto gratis. Virtuale? Tutto gratis. Anche quelle? Tutto gratis. Con quello che costa il corniciaio, tu lo sai, però. Tutto gratis. I faretti gratis. I faretti quando vai in fiera sono 100-110 euro a faretto. Gratis. La parola decorrente, tutto illuminato. Io il mio sogno è fare una mostra d'arte, lo farò, porca miseria, dove le opere d'arte sono gratis, ok? Anzi, cerco pubblicamente, lo dico, artisti che abbiano voglia di offrire gratis, poverini questi artisti, sempre Gli loro. artisti vanno pagati, Esatto, quindi li pagherai tu io li pago
pago, tu darai gratis a chi lo vuole. Bravo, questo è meglio. intelligente. Ecco. Raramente idee intelligenti, Hai questa è visto una di ogni quelle. tanto? Anche Quindi perché lo faremo paghi una tu, mostra quindi- dove gli artisti saranno pagati e noi daremo gratis le opere. L'hai detto, eh? Quindi artisti, Assolutamente. mandate questa è email un'idea a che ho da 5 Deodato, anni. guardatemi, mandate email a Deodato, alla sua attenzione personale, che questa... Esatto, No, questa è bella, la visione comunque di andare sul digitale. Si è parlato tantissimo in questi mesi, ne abbiamo parlato in tutti i modi, ovviamente è uscito l'arte post-coronavirus, l'ultimo mio ebook, dove proprio il 15 di maggio si affrontava questa evoluzione, no? Lo dicevi prima, questa accelerazione che c'è stata dovuta al coronavirus, nel bene o nel male, ovviamente dal punto di vista umano sappiamo tutti i risultati, ma dal punto di vista tecnologico c'è stata una vera e propria alfabetizzazione digitale, un'accelerazione di processi, di necessità virtù. Che cosa significa? Che privati della fisicità in qualche modo si è dovuta andare a sopperire. Allora, permettimi di correggere un attimo quello che hai detto. Correggere addirittura. Il premio Nobel della fisica Feynman, uomo pazzesco, mi sembra sia scomparso, tra l'altro non tutti sanno che fu quello che ispirò Jeff Koons a fare l'opera Equilibrium, dove una palla da baseball stava in equilibrio dentro un acquario sostanzialmente. Fu Feynman a spiegare a Koons come creare quell'opera, giocando sul peso specifico dell'acqua tra acqua distillata e acqua normale, ma non dico di più, cercatelo su internet, è un'opera bellissima, potrei potermela permettere, purtroppo non so se quanto costa, ma credo tanto. Feynman dice c'è un fronte di ignoranza che va espandendosi, parlando della fisica, c'è un fronte di ignoranza che va espandendosi, perché più si sa, più si capisce quanto non si sappia. Ecco, il Covid, da un punto di vista, lo cito non tanto come virus nell'ambito medico, ma in quanto come effetto economico, sostanzialmente culturale, ha espanso di botto il fronte di ignoranza. Cioè la gente ha scoperto un giorno con l'altro, avrebbe voluto scoprirlo nell'arco dei prossimi 10 anni, boom, l'ha scoperto in un giorno, quanto era distante il gap, il digital divide, quando era distante quello che avrebbe dovuto fare e quello che invece non ha fatto, anche se noi informatici lo diciamo dal 2001, quello che andava fatto, noi informatici e voi comunicatori, no? O comunque esperti di marketing. Non è stato fatto e uno un giorno si sveglia una mattina e dice oh porca miseria, che cacchio è successo? A me mi dicevano tu non puoi mettere le opere d'arte online perché i veri collezionisti poi non la compreranno mai la compreranno quest'opera d'arte, perché se tu la metti online l'hai sputtanata. Questo mi dicevano i colleghi. E oggi abbiamo Art Basel che corre per mettere le opere online. Ecco. Allora, porca miseria, ma qui c'è una grande responsabilità della classe dirigente, perché poi uno le cazzate le può fare, io ne ho fatte tante, però poi almeno che dica, sì, ci siamo sbagliati. No, il mondo dell'arte questo non lo dirà mai. Siamo davanti a un cambiamento sicuramente, se non epocale, un cambio di paradigma che appunto doveva avvenire in 10 anni. Questo l'ho scritto, ripeto, in Professione Arte, uscivo a gennaio scrivendo nei prossimi l'arte indietro di almeno 5 anni rispetto al settore, sull'ebook Arte post-coronavirus di maggio ho dovuto correggere questa dichiarazione perché era impensabile quello che è successo col coronavirus. Quindi in questo momento sicuramente c'è stata questa accelerata e ora speriamo che si possa proseguire in quest'onda, perché l'incubo che potesse essere una parentesi tra le parole coronavirus e digitale e poi si torni tutti a un anno indietro, 2 anni indietro. Ma no, non è possibile. Io ti dico, nel 1998, per i giovani forse non lo sanno, ma il mondo esisteva anche prima dell'anno 2000 ed erano anni in cui non c'erano i cellulari o quantomeno erano dei baracconi giganteschi, ci si fermava a mettere i gettoni negli autogrill quando eri in ritardo con qualcuno e non potevi certo messaggiarlo. Nel 1998 io avevo un'azienda di informatica, ce l'ho anche oggi, e mi ricordo che ci chiamavano tutti per fare dei siti web. Mi ricordo aziende di fitofarmaci, non mi chiedere cosa sono perché non lo so. Sono i farmaci per le piante. Ah, perfetto, grazie che me l'hai spiegato. Dobbiamo fare il portale di fitofarmaci, dobbiamo fare il portale dell'acciaio, dobbiamo fare il portale per affittare le smart, dobbiamo fare il portale per questo, per quell'altro. Io non ricordo una sola telefonata tra il 98 e gli anni successivi di qualcuno del mondo dell'arte che diceva dobbiamo fare un sito per quanto riguarda l'arte, quando invece l'arte avrebbe dovuto essere tra i primissimi a muoversi in questo ambito. Perché? Perché arte è informazione, cioè un'opera d'arte cos'altro è se non un sistema informativo? È una rappresentazione di un pensiero sicuramente e quindi è fondamentalmente sociale. Pensiero, è fondamentalmente bit, poi anche accidentalmente e per ora materia. Quindi
l'arte avrebbe dovuto essere tra i primi, se i fitofarmaci mi chiamarono nel 98, i curatori, i critici e i musei avrebbero dovuto chiamarmi nel 96 per dire subito dobbiamo andare online. Se ci pensi tu ci sei arrivato Siamo anche nel tu. 2020 e ancora questo non avviene, porca Sì, ma sei miseria. arrivato anche tu 20 anni Cazzo è dopo successo? però, no, 10 anni, sì, quasi 20 No, anni ma io sto dopo. parlando come informatico, lascia stare. Poi vabbè, ci potevi arrivare io anche tu. gallerista o io operatore dell'arte non dovevo neanche arrivarci, perché per assurdo per me è stato il contrario, cioè io sono già nato lì dentro. Sì, però sei arrivato tu nel 2000, quando è che hai aperto la prima? Io ho aperto la Galleria Fisica nel 2010 sapendo poco del mondo dell'arte, quasi nulla. Avevo 100 quadri che avevo collezionato così accidentalmente, privatamente, e poi aprì la galleria e capii che il mondo dell'arte era un attimino diverso. Io me lo immaginavo un mondo di vecchietti che di fronte al mare potevano offrire le loro opere, in verità era un mondo di squali. Esatto, volevi andare a giocare a Grande boxe, da tu? Menerst che ha fatto lo squalo, perché assolutamente è veramente un mondo incredibile, perché da una parte unisce una voracità, conflitto di interessi, tipiche cose del mondo economico, e dall'altra parte invece si dà cioè molti lo vivono come un mondo veramente dove la gratuità, ed è così, perché poi devo dire che veramente ci sono direttori di musei che si fanno un culo quanto una capanna per magari 1.500 euro al mese. Tanta gente lavora veramente in maniera col cuore in mano, e gli artisti sono i primi a lavorare in questa maniera. Quindi io dico, è importante che ci sia una democratizzazione del mondo dell'arte, perché è un dovere che ci sia. Io dico sempre, non è necessario acquistare un'opera d'arte, la si può anche oggi godere in altre forme. Poi se la vuoi acquistare, perché giustamente è anche, noi abbiamo bisogno anche a volte di possedere le cose, no? Lo vogliamo fare con le persone, vogliamo possederle, sposandole, chiudendole possibilmente, ed è giusto anche che si faccia, per chi lo voglia, anche con un'opera d'arte. È un po' più facile, che quella basta acquistarla, non ti può dire di no, basta che strisci e dice sempre di sì l'opera d'arte. Senti, torniamo alla digitalizzazione, citavi prima esempi, Art Basel e le fiere digitali, a prescindere che sia Art Basel o altri eventi, le fiere valgono circa il 45% del mercato attualmente, quello di Report e così dichiarato. Quest'anno la grande domanda è se viene meno quel mercato, visto in qualche modo, io ho scritto e si è fatto di podcast su questo, sul grande flop dell'arte delle fiere digitali. Che cosa non è andato, che cosa è andato bene secondo te? Lì è stato un tentativo, quando il fronte di ignoranza va espandendosi, come dice Feynman, attenzione, è una cosa positiva, lui dice una cosa positiva, cioè è bello che l'ignoranza si va espandendosi, perché vuol dire che si espande anche la conoscenza. Cioè, scopriamo nuovi limiti da raggiungere. Esatto. Non vorrei essere frainteso. A quel punto bisogna dire wow, adesso cosa devo fare? Bisogna fermarsi a riflettere prima ancora di fare. Che cosa è stato sbagliato? Cosa è sbagliato? Purtroppo le fiere, ma lo dico con amorevole riflessione, non con critica, perché poi capisco che la gente certe volte deve fare per forza qualcosa, ma lo vediamo anche con i nostri governanti, a volte hanno fatto delle cazzate perché dovevano per forza fare qualcosa, ma a volte non devi fare niente, devi solo fermarti a riflettere. Qual è stato l'errore? L'errore è pensare che intanto, tu fai una fiera online che alla fine è un sito web, e quindi chiamalo sito web, non lo chiamare fiera online, non lo chiamare viewing room. Io all'inizio, quando vedevo viewing room, stavo sudando, oh cazzo, la viewing room. Bello, andiamo a fare un giro. No, bello un cavolo, io ero preoccupato, dice, no, devo farla io sono un po' da questo punto di vista, no, chiaramente voglio fare tutto io, sbagliando, però è il mio errore, poi vedevo, no, è un sito web, vabbè, ma questa roba qua. Poi l'altra cosa, la fai in 3 giorni, no, ma Internet è una grande fiera online, sempre aperta. Per quale motivo uno dovrebbe venire alla tua fiera per 3 giorni? Cioè tu fai caricare ai galleristi delle opere per poi metterli 3 giorni. Allora il paradigma deve essere diverso. Tu sei una fiera d'arte? Sì o no? Sì. Vuol dire che tu hai probabilmente delle conoscenze che un povero umano, un povero gallerista, un povero curatore, un povero critico, un povero idiota, un povero artista non ha. Perché se tu hai queste conoscenze, allora devi agire. Se tu non le hai, è meglio che non agisci. Cioè, se la tua conoscenza non era una conoscenza, ma era solo uno spazio fisico, allora a questo punto è inutile che lo metti virtuale, perché il tuo valore aggiunto era lo spazio fisico. Non so, essere a Basilea essere a Miami dall'al. Certo. Se tu invece hai, e io penso che ce l'hai, si è inteso, un'eccedenza, un valore aggiunto che usciva dallo spazio fisico, allora chiediti tu internamente, chiuditi nel bagno del tuo ufficio,
ma io qual è il mio vero valore aggiunto, oltre allo spazio fisico? Lo capisci perché c'è, se hai bisogno ti faccio consulenza, costa poco, 2.000 euro al giorno, ti faccio consulenza e ti aiuto a capire qual è il tuo valore aggiunto, e a quel punto tu devi scatenare, come se non ci fosse un domani, online, il tuo vero valore aggiunto. Se il tuo vero valore aggiunto è drag and drop delle opere, dei 4 foto messe su un sito che dura 3 giorni, mi dispiace, ma Google è arrivato un attimino prima di te, ma addirittura uno sfigato come Dedato è arrivato prima di te. Credo che ci sia stato un problema di visione e di sicuramente esperienza o di forza anche di poter investire in professionalità digitali e in termini di esperienza digitale. Sono stati usati modelli già esistenti, che poi fondamentalmente un sito, uno shopping online o un sistema gestionale che però non è nato per quel tipo di fruizione. Che cosa ci aspettiamo noi da una fiera o da un ambiente virtuale? L'altro aspetto è che sicuramente c'è stata un'associazione, una voglia quasi difficile di pensare solo il fisico non può essere portato online, ma nessuno sta mettendo in dubbio questo, nessuno ha mai detto che l'online deve sostituire il fisico, viceversa, le esperienze devono essere le stesse, devono essere nuove esperienze digitali, basate sull'interazione, l'interazione che oggi noi tutti quanti abbiamo nelle nostre mani, perché usiamo i social network. Facebook, Instagram, sono basati su esperienze digitali, l'interazione tra utenti, la socialità, la gamification, tutti aspetti che completamente ignorati. Ma io credo che, ho il sospetto, perché poi non voglio certo salire in cattedra e me ne guardo, perché io 2 cose non farò mai nella vita: uno è il ristoratore, anzi 3 cose, uno è l'artista, questo però forse la violo prima o poi, il ristoratore non lo farò mai e il gestore di fiere non lo farò mai, perché è un lavoro difficilissimo e io quindi dico non è un lavoro che io sarei in grado di fare. Io non voglio dar soluzioni, perché appunto non facendo quel lavoro mi sembrerebbe irriverente dare soluzioni. Dico solo che se la soluzione è faccio un sito web che dura 3 giorni è sicuramente una cacata, cioè su questo è sicuro, ma perché è stata persa un'occasione di rifarsi una riflessione, di dire veramente qual è il valore aggiunto che io fiera posso dare. Poi vogliamo fare una critica? Facciamola, e qui però mi scuso, umilmente dico, faccio una critica sapendo di poter sbagliare, ci mancherebbe. Allora, se io prima del Covid, facendo la fiera fisica, valorizzavo più il corridoio e il tappetino e il wall di 3 metri, prima ancora dei contenuti curatoriali, intesi non tanto come ci deve essere il quadro più alto, più a destra, più a sinistra, o l'artista A o l'artista B, ma in termini di esperienza che io posso dare cioè io fiera devo capire che il collezionista può andare in galleria, non è vietato andare in galleria, se viene in fiera che cosa gli do? Gli do il fatto che vede tante cose contemporaneamente, e quello va bene, siamo tutti d'accordo, ma poi avrei potuto anche utilizzare questa occasione per fare del valore aggiunto ulteriore. Se questa cosa fosse stata fatta, spostare questo valore aggiunto, che ovviamente è informazione online, insieme all'interattività che dici tu, avrebbe dato un continuum. Siccome questa cosa non è stata fatta, cioè c'è qualche talk, ma i talk delle fiere è una roba dove vanno fondamentalmente gli operatori, perché devono farsi vedere da quello che sta parlando sostanzialmente, raramente ci sono veramente cose interessanti. Quei talk sono stati messi online in quel momento, è stato fatto hype su quei talk, cioè se la fiera fisica avesse avuto cosa che avrebbe dovuto avere, la coda lunga e la coda espansiva, con traduttori immediati in tempo reale che la traducessero quel talk anche. Questo è un altro aspetto. Scusami, concludo. Se questo lavoro non è stato fatto, cioè, quindi se si è pensati al mondo fisico come un mondo altro rispetto al mondo dell'informazione, che ripeto, più che digitale è meglio parlare di informazione, oggi le fiere avrebbero potuto dire: signori, eravate abituati ad avere una figata anche online, oggi ce l'avete solo online, solo accidentalmente online, poi magari ti abbinavi con investimenti ingenti come abbiamo fatto noi, ma in 3 giorni non si poteva fare, anche una mostra in virtual reality, e a quel punto avevi fatto bingo. Questo è un aspetto molto interessante, che è il fatto che si è quasi staccate le 2 parti. Quando si è parlato di digitale, io non ho visto pochissimi, premesso che questo è solo un ragionamento su quello che è successo, nel senso che lasciamo perdere Basel, che è stata la prima a farlo, e lì lo si poteva capire, ma dopo di lei sono arrivate altre 6-7 fiere in tutto il mondo, certo. Quasi 10 ormai. Sì.
e capire che tutte stavano reiterando la stessa procedura perché non c'è stato un guizzo di crescita. Allora la domanda è: ok, va bene la prima, lo capiamo, era un terreno talmente nuovo e inesplorato, però gli altri sicuramente ci poteva essere una differenza. Questa differenza però non è una croce a un momento difficile anche per questi organizzatori, che sicuramente si vedono tagliati il fatturato, tagliate l'organizzazione. Dovrebbero Però investire nel momento in cui personalmente non hanno introiti. Però la domanda è stata questa: tu fai un evento digitale e, esclusa probabilmente Base, che però fa sempre verso la sua community, nessuno ha fatto una comunicazione digitale. Allora, nel momento in cui tu levi la fisicità e sei online, dicevi bene, puoi tradurre i contenuti in più lingue, puoi rivolgerti a un pubblico che non è solo quello che già conoscevi, perché quello già lo conosci. Il marketing ti insegna che se tu c'hai nome, cognome, email, perché hai comprato un biglietto, perché sei registrato alla newsletter o perché ti stai iscrivendo, ma puoi raggiungere un pubblico nuovo. Per giunta è gratuito, devi soltanto mettere l'email, non stai manco pagando il biglietto che mediamente devi pagare all'ingresso di una fiera. Allora poteva essere un'occasione per ampliare questo pubblico. Questo nessuno l'ha fatto. Allora io mi domando come mai non adotti strategie, investimenti, piani di comunicazione anche di advertising, di pubblicità online per un evento che è digitale, che può allargare il tuo pubblico e poi quel pubblico potrà venire anche fisicamente quando riaprirai. Allora di nuovo probabilmente bisogna soffermarsi di più su che cos'è il digitale, la digital strategy, quindi capire qual è una strategia digitale per promuovere e per anche creare contenuti digitali. Sì, hai messo il dito nella piaga. Non volevo. Onestamente però non posso neanche dire, sarebbe errato dire che uno si può svegliare, un dirigente, un manager si può svegliare una mattina e in 3 giorni fare una strategia digitale, anche perché, io lo dico da informatico, non è facile scegliere persone, cioè fare una strategia digitale non la fai in 3 giorni, primo, e secondo poi anche che tu hai le idee chiare, scegliere fornitori in 3 giorni non li trovi. Inoltre quando tu fai qualcosa di innovativo devi essere pronto a buttare nel cesso tutto e ricominciare velocemente. E un manager Allora, che, scusa Donato, concludo, guadagna... non stiamo puntando il dito su nessuno, nel No, senso no, che no, questo ma sia ben infatti- chiaro. no, ma io dico... L'altra cosa non sono 3 giorni però. No, vabbè, oggi Scusa, sono 9 mesi. e Vabbè. Allora, chi fa 9 le mesi fiere- hai tempo di parlare con allora, chi chiunque. organizza le fiere digitali a novembre, dicembre 2020, a gennaio, febbraio, marzo 2021 ha delle responsabilità un po' più alte rispetto a quello che l'ha organizzata. Quello che l'ha fatta a marzo, adesso Bologna mi sembra che è saltata, la Bologna di adesso di gennaio 2021, e dice non faccio nessun evento digitale. Io ho detto chapeau, tanto di cappello, cioè nel senso meglio niente che... Di solito si dice piuttosto Lei è niente, stata, meglio per piuttosto. esempio, Ilaria è stata una buona cosa, direttrice, è stata bravissima nel trovare anche nuove soluzioni. Dice ok, non ci possiamo raggruppare, allora andiamo noi dentro i musei. E quella è una rottura secondo me sempre di sistema, di paradigma. Stai esponendo opere destinate comunque alla vendita o delle gallerie all'interno di strutture pubbliche che in questo momento, poi purtroppo l'IPCM li ha chiuso i musei, ma quella secondo me è stato un ottimo cambio di paradigma, non digitale ma comunque diverso. Certo. Privato di una fisicità, di un assembramento, decidi comunque di splittare, di fare cultura, di suddividere questo. Certo. Quindi su quello siamo d'accordo. Io non lo so, adesso la butto lì e la butto lì in 3 minuti, tanto visto che è gratis questo consiglio posso anche darlo sbagliato. Però se uno mi paga do il consiglio giusto, dico la verità. Cioè, se fossi, non potendo investire in un qualcosa di digitalmente rilevante, probabilmente io come fiera mi limiterei a fare, a volte less is more, no? In qualche maniera, e chi è nell'arte lo sa, perché anzi le fiere sono le prime che ti dicono mettimi pochi quadri nella parete perché voglio che si respiri, che il quadro abbia un respiro. E io dico, io ritorno con la stessa informazione. Cioè, anziché fare questi siti che durano 3 giorni, che secondo me non sembrano assolutamente a nulla, ma proprio zero, piuttosto esalta i contenuti. Noi siamo alla Fiera X, siamo abituati a mettere 80 galleristi da tutto il mondo dentro uno stesso padiglione, bene, facciamo 80 interviste che nell'arco di 3 giorni con dei webinar, con delle situazioni, fai una kermesse sostanzialmente di contenuto, con dei giornalisti che sono bravi, esperti nell'intervistare le persone, e dice adesso intervistiamo 80 galleristi da tutto il mondo e gli facciamo, come stai facendo tu in questo momento con me, che magari dico anche delle fesserie, però magari dico delle cose interessanti. Però dai spazio alle storie, E poi il gallerista ti dice guarda, questa cosa che ti sto raccontando che è successa quest'anno, anzi quest'anno col Covid i miei artisti sono riusciti a fare qualcosa che prima non avevano fatto. Questa è anche la mia storia, per esempio, abbiamo venduto 300 opere di Brainwash in 72 ore ad aprile, grazie al Covid, diciamo,
se non ci fosse stato il Covid non ci sarebbe stata l'occasione per lui di fare quell'opera. E allora tu racconti queste storie e la gente la tiene incollata 3 giorni, ma veramente la tiene incollata, perché sa che quella è un'opportunità irripetibile. Invece è maledettamente ripetibile vedere scrollare 200 opere in un sito web del piffero. Questo, il contenuto è la chiave, ma soprattutto bisogna cambiare questo punto di vista e quindi anche capire che l'esperienza non si può limitare a una fotografia e poi dopo non avere le interviste, per esempio anche sulle più grandi fiere, soltanto le grandi gallerie giustamente hanno messo di podcast o il curatore che ti spiega l'opera esposta. Tutto estremamente freddo, però si vedeva almeno uno sforzo. Il problema è che bisogna supportare anche le piccole gallerie a fargli capire che l'esperienza digitale può essere valorizzata anche Ma in io tal li senso. prenderei a bastonate, cioè nel senso che io sono alla fiera, tu piccola galleria vuoi venire nella mia fiera, di sotto quando venivi spendevi 3.000 euro d'albergo, spendevi 2.000 di trasporti, spendevi 8.000 di stand, facciamo un bel gioco, io non ti chiedo niente, o magari ti chiedo 500 euro per la partecipazione, tu però investi 1.000, 1.500, 2.000 euro nel fare un contenuto di valore e se non lo fai tu non vieni più, ma neanche quella fisica, perché comunque la classe dirigente ha delle responsabilità, non possiamo pretendere di essere fighi e contemporaneamente non investire 2.000 euro su un contenuto, va bene? Perché sennò sei uno sfigato, non sei figo. Vendi un quadro a 5.000, metti mano al portafoglio, vendi la macchina, non andare in vacanza, tanto col Covid si spende anche meno, e fai un contenuto, e io fiera, ti obbligo, e allora lì vuol dire tirare fuori i muscoli, lì vuol dire avere il coraggio, no? Anche poi in dato di fatto viene fatto fare. fisicamente, perché alla fine c'è un comitato spesso che decide chi può esporre alla fiera o meno. Vabbè, questo è il conflitto di interessi del mondo dell'arte, non tutte le fiere hanno questo problema, Chi ce l'ha? molte ce l'hanno, Bologna c'è un comitato di sembra selezione anche che Milano decide ce sia l'ha. l'ingresso. Ma resta una barzelletta che prima o poi verrà fuori un casino, perché comunque le fiere sono di natura pubblica, quindi non capisco come possono dei privati decidere su altri privati che tanto sono i loro concorrenti. Questa è una barzelletta pazzesca, cioè questa è la cosa più grottesca, cioè dopo che non so quale dio è nato da un'ascella, vuol dire, cioè, siamo lì, insomma. Però in dato di fatto le procedure anche di vetting, interessante per esempio anche il TEFAF, in questo caso non parliamo della selezione dell'artista ma la selezione delle opere, la verifica dell'autenticità. Il TEFAF ha fatto una procedura di vetting questa volta online, il vetting, quindi la verifica dell'autenticità delle opere esposte, il TEFAF è una delle poche che hanno questa procedura, l'hanno applicata anche nel digitale, Giusto, online. bene, Molto interessante, quello è stato un guizzo comunque diverso di una tematica che è altrettanto importante, che è quella dell'autenticità e che viene riportata. Assolutamente. Come pensi che cambierà l'esposizione secondo te? L'hai detto prima, hai lavorato tanti mesi adesso agli Usiti, a breve vedrà luce con la mostra finale anche del premio di Art Rights, ma qual è stata la visione dietro? Lo raccontavi prima, secondo te come cambierà la fruizione online? Allora, io già l'ho detto un po' di volte, noi oggi abbiamo i siti web, compreso il mio, che sono tali e quali come erano 25 anni fa, cioè nel 1996 i siti si facevano esattamente come si fanno oggi. Ma nel frattempo il digitale è diventato pervasivo e quindi in qualche maniera noi siamo sempre connessi e non abbiamo più tanta voglia di scorrere. Questo famoso scroll ci ha un po' rotto le scatole, lo scroll ci ha rotto sostanzialmente. Abbiamo bisogno di avere un po' di più di questo, cioè siamo abituati ormai a essere in una pervasività maggiore, quindi credo che la tecnologia ormai è matura e noi abbiamo investito tanto prendendoci dei rischi, però ci siamo riusciti, cioè di fare in modo che uno possa camminare in ambienti virtuali costruiti diciamo in maniera facile, perché in maniera difficile si costruivano già alla fine degli anni '80, anche tu hai delle esperienze di realtà virtuale addirittura quando ancora eravamo teenager, però il problema era che costavano un sacco di soldi. Oggi io gratuitamente posso offrire una piattaforma. È chiaro che questo però è solo un mezzo, è come per dire, quando è successo che a un certo punto io mi ricordo nel 96, 97, 98, 99, 2000 fare un sito costava almeno 10 milioni di lire, oggi lo fai gratis con WordPress. Quando i siti sono diventati gratuiti si sono potuti scatenare tutti quelli che erano creativi, che magari avevano un po' meno soldi. Io spero che avvenga questa cosa qui, cioè io offro una piattaforma, poi sta ai curatori, ai critici, ai musei, alle fiere d'arte, ai galleristi sfruttarla in modo che possano veramente creare un valore aggiunto superiore per i loro visitatori. Il visitatore finalmente potrà
unire il sito con la televisione, perché cosa succede? Il sito ci chiama ad essere attivi, è una rottura di scatole, ok? Perché tu devi cliccare, andare, pigiare, ascoltare, è sequenziale. La televisione invece ci fa essere un pochino più passivi e quindi, parliamoci chiaro, tutti critichiamo la televisione, però anche il suo fashion, mettersi lì, stare lì con mangiando i popcorn o le patatine, bevendo lo champagne e nel frattempo essere lei che ti guida. Ecco, la realtà virtuale per me è un mix di queste due cose, cioè io posso essere di fronte alla VR navigando una fiera d'arte che va da sola, quando voglio però la blocco e comincio a girare io da solo avendo il controllo di quello che sta avvenendo. Posso partecipare insieme a un mio amico, assieme ci troviamo, io nel mio divano, lui nel suo divano, ci troviamo dentro la fiera, Quindi discutiamo, socialità, vediamo chi è dentro in quel momento, possiamo parlare col gallerista oppure non parlargli, possiamo pigiare su un'opera e l'opera ci fa vedere come è stata costruita dall'artista. Possiamo avere una mostra guidata di un museo piuttosto che i ragazzini delle scuole, no? Perché erano abituati ad andare alle mostre d'arte, adesso col Covid non ci possono andare, ma anche dopo, quando ci potranno andare, un conto è andare alla mostra di Caravaggio, tutti insieme con lo scuolabus, che andiamo alla scuola, è bellissimo, si divertiranno un sacco. Un conto è che vanno a quella di Caravaggio fisicamente e poi quella di Magritte, quella di De Chirico o quella di un artista emergente se la possono vedere online in qualsiasi momento e interagendo con loro, magari anche colorando, magari c'è l'opera e poi lì accanto, perché la realtà virtuale ti permette di fare questo, colorando un'opera e poi magari queste opere che vengono fatte digitalmente nell'ambiente digitale diventano esse stesse oggetto di un'ulteriore mostra, cioè non c'è limite alla fantasia. Una ecco. gamification, limiti non segnati, se non quelli della fantasia, appunto creatività e la possibilità di esplorare, di creare, di superare quelli che sono i limiti attuali anche mentali o creativi. Televisione, internet, gaming, il mondo reale, già lo vediamo, c'è con la PlayStation, ci sono dei giochi che ti devi muovere, eccetera, eccetera, cioè diventeranno un unico, andranno convergendo, diventeranno un unico ambiente. Anche secondo me un po' oggi sono sempre più legati dal riconoscimento facciale al riconoscimento dei movimenti, si potrà navigare sempre più agevolmente in questi ambienti, soprattutto in maniera più veloce e in maniera più automatica, che sia da cellulare o l'Oculus, quindi gli occhiali 3D o il proprio televisore. Sì, ecco, facciamo un gioco che sinceramente potrei anche fregarmene di fare, ma lo voglio fare, no? Oggi siamo, come dire, nel 1996. Scommettiamo che ci troviamo tra 20 anni. Allo stesso punto. No, ci troviamo tra 20 anni dove ci saranno delle persone che hanno fatto quello che oggi stiamo dicendo e andano in giro col jet e con l'elicottero. La storia ci sono altri che ciclica. stanno lì, oh ma io perché non ho fatto questo? La storia ciclica, Cioè secondo noi me, è oggi vero. nel 2020 Vero, molti vero. operatori stanno facendo quello che andava fatto nel 1990, sono in ritardo di 25 anni. Sì. C'è stata la bolla di internet, ci sono state nuove tecnologie, la storia è ciclica. Anche in questo caso sarà in parte così e poi diventerà tecnologia di tutti i giorni e si vedrà. Magari anche il mondo dell'arte potrà in qualche modo cambiare queste dinamiche. Comunque io dico una cosa, i musei questo giro hanno sorpassato i privati. Cioè oggi i musei da 2 anni hanno fatto mostre da paura dove veramente tu al di là dell'opera reale hai un'esperienza pazzesca, mentre per esempio le fiere d'arte, ma anche noi galleristi, io compreso, cioè io per dire che non ho fatto niente, ho fatto un sito, anche io sono in ritardo, attenzione, siamo tutti nella stessa barca. I musei hanno fatto qualcosa di più interessante. Anche... Chapeau, tanto di cappello, viva il pubblico in questo caso e io penso che ci sarà un ritorno del pubblico nel mondo dell'arte perché l'arte si sta democratizzando da una parte e io spero si statalizzi, non voglio fare quello di sinistra in questo momento perché non mi appartiene neanche destra-sinistra, però in qualche maniera ho notato che quando è stato il pubblico a fare le cose le ha fatte meglio dei privati. Devo dire che anche durante il coronavirus, ne abbiamo parlato tanto, è stato a volte criticato, da me difesa a spada tratta, quello che è successo è stato un miracolo e i musei pubblici sono quelli che si sono applicati di più anche per sperimentare e uscire dalla loro comfort zone. Quindi chiusi, hanno fatto dirette, pazzesco, format, non l'avrei mai detta questa cosa. Esatto. E questo i galleristi, fiere, altri settori molto meno rispetto a loro. Invece loro hanno in qualche modo fatto, e per giunta sono beccati, ripeto, anche le critiche, da me difesi a spada tratta, perché guardate che non erano tenuti a farlo,
e l'hanno fatto. Ricordiamoci un altro concetto molto importante, che i musei pubblici, noi ci piace sempre parlare di best practice, quindi sono 10-20 quelli che ci ricordiamo in mente. Nell'ultimo podcast dicevo proprio questo, ho detto: ma se ti chiedo di elencare più di 10 musei, ce la fai? Tutto d'un fiato, senza pensare? E all'8º, al 7º probabilmente inizia a far fatica. In realtà sono oltre 5.000 musei, quindi quelli statali, figuriamoci quelli privati, casi musei. È un mondo. Ecco, qua manca il contenitore. Io spero che View.City, offrendo gratuitamente a 5.000 musei la possibilità di fare mostre virtuali che siano in comunicazione anche con la mostra fisica, perché le due mostre comunicheranno se c'è anche fisica, addirittura quella virtuale diventa l'audioguida di quella fisica. Io sogno di fare una specie di Netflix, nel senso che io sono il contenitore e offro gratuitamente la tecnologia, e i musei possano mettere i loro contenuti, e anche quello piccolino, perché ci sono mostre pazzesche. Io poi, tra l'altro, che sono diventato un operatore, scopro a mostra finita delle mostre paurose che ci sono state nelle città neanche piccole, parlo di Verona piuttosto che di Parma, piuttosto che di Perugia, ma anche quando sono a Roma, Milano, tante volte lo sappiamo tu. Allora, se io un giorno avessi il Netflix delle mostre d'arte, ragazzi, Adesso che figata. il Ministero dei Beni Dai, Culturali. dai, facciamola questa cosa. Facciamola, proviamoci. Bisogna provare a fare rete, a far sì che ci sia una o più piazze o i più contenuti possano convertire, senza andare a frammentare più del dovuto, o quantomeno che ci sia un servizio condiviso, utile e facile soprattutto in questo momento. Bisogna battere ancora di più le barriere di accessibilità, questa è la mia visione, e far sì che anche la tecnologia aiuti e non complichi le cose. Questa è la visione, su questo pensiero io ti ringrazio, è stato bello rifare il punto, e a breve ci rivedremo online con un ArtRights Prize sugli Usiti, a breve anche ArtRights e gli Usiti, quindi la piattaforma di gestione e certificazione, per poter tirar su questi ambienti virtuali e poter sperimentare nuovi punti di vista e opportunità. Grazie della tua sollecitazione. Quindi pronti e iniziamo a correre, Deo. Vai.